Ciao, oggi ti faccio conoscere Yong, un ragazzo di 19 anni, italiano e di famiglia cinese, che un giorno si è messo in testa di andare in monoruota. Ah no, ma io mi devo prendere un monoruota, io voglio imparare il monoruota. In molti hanno tentato di dissuaderlo, eppure, come stai vedendo, Yong alla fine ha imparato. Niente di strano, se non fosse che Yong è un ragazzo non vedente. 3, 2, 1. Io sono Young, io vivo a Palermo, ma sono nato a Catania. Io ho frequentato il liceo musicale, mi sono diplomato al liceo musicale 2 anni fa. Invece attualmente sto facendo teatro con una compagnia che si chiama Raises, che siamo stati alla School of Human Rights del Global Campus. Le tematiche trattate sono comunque, cioè, sono sempre i diritti umani, quindi sull'immigrazione, sfruttamento minorile. Spiegami questa cosa, come sei arrivato al monoruota? Intanto, vabbè, tu sei non vedente dalla nascita. Sì, esatto, non mente alla nascita. A me tendenzialmente è piaciuta sempre la velocità, no? A me sono sempre rimproverato, io a scuola prendevo note, cose perché correvo. La mia passione per il monoruota è nata in realtà, diciamo così, per caso. Una volta io ricordo di aver aperto un video di un canale YouTube che seguo e ho detto no, questo è una cosa pericolosissima, però divertentissima e cose varie. Però di tanto in tanto mi dicevo e dicevo agli altri, forse anche un po' come provocazione, ah no, ma io mi devo prendere un monoruota, io voglio imparare il monoruota. Ah no, ma tu sei pazzo, ah no, ma tu ti vuoi spaccare la faccia, ah no, di qua, ah no, di là. Ora compro il monoruota e imparo ad andare il monoruota, così li contraddico. E così un po' no, è nata la mia passione del monoruota, quindi vado a comprare questo monoruota, è un 14M, e le prime volte comunque mi sono un po' demoralizzato, no? Perché comunque salivo, sentivo comunque che l'equilibrio cambiava, era strano, devo farcela perché voglio dimostrare a tutti che hanno torto. Così ho imparato e poi tutti no, complimenti, cose. Ho detto che prima non avevate fiducia in me, ora avete complimenti. Insomma, È sempre e comunque così. ero contento. E soprattutto a me la mia cosa che veramente diciamo non mi stanco mai è il senso di libertà che comunque mi trasmette il monoruota, il fatto di andare controvento, cioè ovviamente diciamo non vado a velocità diciamo troppo sostenute, anche perché dico non vedo le cose, dico se mi schianto cioè, muoio. Quindi però comunque né per coraggio né per spazio ho raggiunto il limite, cioè la velocità massima che ho raggiunto è stato comunque tipo sui 33 km, 30-32. Tu dove vai in giro con il monoruota? Voglio dire, vai per strada? Allora, per strada l'ho provato, però non a Palermo perché Palermo è un casino veramente incredibile. Però a Castelbuono sì, l'ho provato. Certo punto mi stavo anche divertendo perché c'erano queste salite, no? Ho detto che bello, ora invece le salite, tutti, vabbè, erano sorpresi, insomma, vedere me, comunque mi conoscevo, no? Sapevo che non ci vedessi e quindi col monoruota. Lo sto usando ma sempre qua in istituto perché fuori in realtà non ho mai avuto più altro il coraggio perché, diciamo, come dicevo, qua le macchine, a parte che se ti vedono manco non rallentano nemmeno. Ma Mhm. esattamente tu quando vai in giro, che riferimenti hai per andare dritto? Principalmente sonori, sicuramente sonori. Il suono che rimbalza, la riflessione del suono si sente. E quindi quando mi avvicino troppo, diciamo, questa cosa mi allerta. E poi un po' con la percezione delle ombre. E nel mio caso, insomma, vedo un po' ombre e luci, insomma, poi le sagome, un po' mi oriento con questo. Tu emetti dei suoni o ti basi solo sui suoni che il mondo emette? Allora, io un po' con l'esperienza, quindi non è nessuno studio, nessuna cosa, però con l'esperienza ho trovato insomma due modi principali. La prima è quella, no, che tu hai un ostacolo magari lontano, per esempio un muro, e tu vuoi capire se ci stai andando a scontrare. E quindi questo, diciamo, quando si ha velocità, riproduce dei suoni e senti un po' il rimbalzo, quindi una cosa del tipo in base alla rimbalzo del suono riesce insomma a regolarsi. Poi invece quando sei vicino a un ostacolo, per esempio tu vuoi costeggiare, vuoi camminare parallelo al muro,
Per esempio, in genere quando c'è silenzio, o comunque il rumore delle ruote, o comunque anche il silenzio, no, ti fa capire la distanza. Cioè il silenzio che non è silenzio assoluto, il silenzio è fatto da rumori ambientali, quindi prima di schiantarti lo senti che il suono si avvicina molto rapidamente e quindi devi avere il riflesso molto pronto a frenare, cioè subito. Se ci pensi già è troppo tardi. Hai usato anche altri mezzi, tipo la bici, tipo anche gli overboard, quegli altri mezzi lì, o il primo mezzo su cui sali è il monoruota? Alla bici ci ho provato, allora in realtà i miei avevano sempre paura perché non mi hanno insegnato, quindi io ho sempre preso la bici, ho caduto tante volte, eh, avere la percezione dello spazio, no? Perché la bici com'è? È più grande, la percezione di te è diversa dalla percezione di te con la bici, cioè nel senso, non so se mi Certo, spiego. l'ingombro è Eh, diverso, quindi devi sì. reagire devi ragionare su un ingombro più importante con la bici, invece col Sì, sì, devi monoruota. calcolare le distanze, sì, sì, esatto. Esatto, E secondo me è un po' più complesso questo, sì. mi sembra che tu abbia comunque un percorso di evoluzione più costante anche, sempre un po' più in crescita, è così? Più o meno sì, anche se comunque, cioè diciamo, ovviamente rispetto alle prime volte che la curva di apprendimento era molto più elevata, no? Perché per imparare ad andarci, cioè, ora un po' si è appiattita. Però comunque vorrei, per esempio, a me incuriosisce molto, tipo, vorrei, cioè, il freestyle, no? Cioè, mi piacerebbe capire come fare, una volta che impari alla fine è semplice, cioè nel senso... Sì, magari per chi non sembra difficile, però diciamo una volta che impari, cioè alla fine quella è la cosa. Poi ti viene anche naturale, ecco. E ci sono tante persone, io mi confronto con tante persone che pensano che sia pericoloso, che non ci sia l'equilibrio. Invece, quando molti mi dicono ma è difficile, e io dico è difficile imparare, ma una volta che hai imparato è la cosa più facile del mondo. Se Questo no, è... allora, magari la cosa del pericolo, magari ci può stare, però, cioè, secondo me è un po' contraddittorio col fatto dei monopattini, no? Perché i monopatti, cioè, obiettivamente, non so, soprattutto se usati non rispettando le leggi, sono pericolose. Quindi, dov'è, diciamo, una volta appreso il monoruota, l'aspetto che è più pericoloso del monopattino? Senti, è stato un piacere, nel frattempo si è fatto buio sia da me che da te, anche da te. Ormai è quasi tutto buio. Io ti ringrazio tantissimo. Ok, Va grazie. bene, ciao, buona serata e buona Sì, cena. sì, sì, sì. Ciao, 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 ciao. altrettanto. Young ci ha mostrato che ciò che spesso consideriamo impossibile è in realtà una barriera che ci imponiamo da soli. Molti pensano che andare su un monoruota sia fuori dalla loro portata, nonostante abbiano tutte le capacità fisiche. Ma con la storia di Young abbiamo visto che la vera sfida è il nostro approccio mentale, non i limiti fisici. È un esempio vivente di come la determinazione possa superare ogni ostacolo. Io auguro a Young di coltivare questa passione e di farlo in sicurezza. La città presenta troppi ostacoli e imprevisti, ma con pazienza e determinazione potrebbe avere una lunga strada nel freestyle. Le storie che qui condivido meritano attenzione e comprensione. Chiedo a tutti gentilmente di mantenere il massimo rispetto nei commenti. E questo è solo l'inizio. Presto ti racconterò altre storie incredibili, ma non voglio anticipare troppo. Continuate a seguirmi per scoprire il resto. Un like è la cosa migliore che tu possa fare per aiutarmi su questo canale. Se vuoi essere avvisato, attiva le notifiche e ovviamente iscriviti al canale. Alla prossima!